Giuseppe Giulio, buongiorno. Buongiorno Massimo. Noi ci conosciamo dai tempi dell'IPO del luglio 2021. Vero. Inizio con leggere quello che scrissi nella lettera trimestrale del terzo trimestre per introdurre la società agli investitori nel fondo. L'azienda è una digital marketplace per l'industria della moda di lusso. Vende prodotti di lusso nell'inventario delle boutique multimarca, per lo più ma non esclusivamente italiane, e marchi di lusso ai consumatori di tutto il mondo in cambio di una commissione. Lo fa attraverso una piattaforma tecnologica sviluppata internamente che consente all'azienda di gestire le complesse attività logistiche necessarie all'attività. La società ha una capitalizzazione di mercato di 51 milioni di euro, con ricavi nel 2021 di circa 37 milioni. La società è attualmente in perdita, ma ci aspettiamo che diventi redditizia entro i prossimi anni, che la vedranno crescere insieme più rapidamente del suo concorrente Farfetch, basato ad un Regno Unito e quotato negli Stati Uniti. Abbiamo pagato 4,8 euro per azione all'IPO di luglio e il titolo ha chiuso il trimestre a 4,3 euro. Abbiamo aumentato la nostra posizione nel corso del trimestre e abbiamo recentemente presentato il nostro caso di investimento al Manual of Ideas Global Equity Investment Summit. Questo è quello che dissi ai tempi, poi ovviamente la realtà finora non mi ha dato ragione. Sì, allora, non ti ho dato ragione sul titolo, mentre su tutto il resto diciamo che in effetti noi abbiamo seguito la nostra strada con commovente puntualità, perché tutto quello che avevamo detto l'abbiamo fatto, siamo cresciuti da un punto di vista dell'azienda, siamo cresciuti da un punto di vista del fatturato, siamo cresciuti da un punto di vista bilancistico, perché oramai sostanzialmente siamo a un punto di pareggio, siamo a break even. Adesso ci arriviamo, Giuseppe, Ok, va adesso ci bene. arriviamo, però vorrei che tu iniziassi con una breve storia della società e per arrivare al momento della quotazione e parlare della tua esperienza. Grazie, va bene, benissimo Massimo. Allora, parto con un antefatto. L'antefatto è che io vengo da una famiglia di negozianti, di commercianti, che hanno i loro negozi a Palermo. Li avevano negli anni 70, li hanno ancora oggi. Io mi sono laureato nel 1986, mi sono diplomato nell'86, laureato nel 90, sono rientrato a Palermo dopo la mia Bocconi e dovevo lavorare nei negozi di famiglia. Questo fatto, ho cominciato a lavorare nei negozi di famiglia nel 96, ho registrato il dominio gio.com all'interno di un mondo internet che nessuno conosceva, nessuno sapesse cosa fosse internet a quell'epoca e nessuno capiva bene nemmeno a cosa servisse internet a quell'epoca. Io un po' per difesa personale, dico scherzando perché non è che mi piaceva tanto l'idea di lavorare alla cassa di un negozio, dopo diciamo, tutti gli studi che avevo fatto, ho visto internet come una sorta di via di fuga dalle quattro mura del negozio del babbo. E lì è cominciato questo amore, questa passione per la tecnologia e per internet, che ci ha portato poi dal 96 al 2007, quando nasce Gio.com come legal entity. Gio.com nasce nel 2007 come uno spin-off dei negozi di famiglia e diventa la vetrina online, diventa il web commerce di quelli che erano i nostri negozi dell'epoca. Vendevamo Armani fisicamente nel nostro negozio, lo vendevamo anche all'interno della nostra vetrina online. Vendevamo Versace, vendevamo Gianfranco Ferré, via dicendo, tutti stilisti che in quel momento andavano per la maggiore nei negozi della moda e del lusso in Italia e anche a livello internazionale. Noi li avevamo nelle nostre vetrine e li avevamo anche nel nostro sito internet. Nel 2007 il panorama era già nato Luisa Via Roma. Luisa Via Roma è un collega negoziante che ha la nostra stessa identica genesi, cioè nasce da negozi fisici e diventa un web store, ed era nato Yux con Federico Marchetti, che in realtà faceva un altro lavoro, perché Yux in realtà
andava comprando da negozianti come noi le rimanenze di magazzino e aveva generato quello che era quello che oggi chiameremo un outlet, ma lo vendeva online, quindi vendeva prodotti di stagioni precedenti sul web, mentre noi eravamo focalizzati sul prodotto in season, quindi la grande differenza è che noi vendiamo il prodotto della stagione e Yux vende i prodotti delle stagioni precedenti. Dal 2007 al 2013 sostanzialmente noi continuiamo a fare lo stesso lavoro, cioè vendiamo e cresciamo vendendo online, aprendoci a diversi mercati, i prodotti che effettivamente erano giù disponibili da basso al magazzino dei nostri negozi. Nel 2013 cambiamo modello di business perché in realtà comprendiamo che quella che fino a quel momento era stato un punto di forza della società, cioè vendere prodotti di cui aveva piena disponibilità, perché erano prodotti che, ribadisco, erano giù nel magazzino dei negozi fisici, diventava anche un limite, perché se il prodotto terminava, perché magari era iper richiesto, terminava per il cliente di Palermo, ma terminava anche per il cliente di Los Angeles, per il cliente di Pechino, perché non avevamo più disponibilità. Se un brand c'era sfuggito, perché magari non li avevamo tutti, quel brand non era disponibile né a Palermo né al cliente online. Quindi abbiamo cominciato a parlare con i tanti negozianti che incontravamo nelle sfilate, alle fiere, nostri colleghi, chiedendo di affrontare il mondo del web non da soli con il loro negozio online, del loro negozio fisico, ma affrontarlo insieme a noi, quindi renderci disponibili le loro giacenze, il loro inventory, per poterlo agganciare all'interno della nostra piattaforma e poter quindi presentarci sul web non già con soltanto i nostri prodotti, ma con i prodotti che avevamo noi, più i prodotti che avevano loro. Questo è stato un punto di svolta straordinario, perché ci ha portato dal 2013 al 2020, nel corso di 7 anni, a decuplicare il nostro magazzino virtuale, perché oggi siamo più di 200 negozianti che partecipano a quello che è il nostro community store, come ci piace chiamarlo. È un'evoluzione del modello di business classico che è il marketplace, che ci consente di avere un catalogo enorme che nessun negoziante potrebbe mai avere da solo, perché significherebbe per un negoziante dover comprare tutta questa merce, doverla stivare, è oggettivamente impossibile, mentre noi generiamo quotidianamente un catalogo che è un catalogo virtuale, un catalogo teorico, dove grazie a un'integrazione tecnologica con ogni singolo negoziante, quindi noi sappiamo con ognuno dei nostri 200 partner qual è la disponibilità in tempo reale, in real time, di ogni singolo prodotto, per cui ci esponiamo al pubblico, ci presentiamo al pubblico con un catalogo enorme fatto di una inventory che è un'addizione, aggregazione di 200 inventory di 200 negozianti. Questo oggi è la nostra azienda. Bene, quindi hai detto nel 2020 è diventata questa decuplicando il fatturato. Esatto. E da lì nasce l'idea di quotarsi. Esatto, tu tieni conto che nel 2013, quando noi eravamo l'e-commerce dei nostri negozi, questa società fatturava 800.000 euro, quando ci siamo quotati ne fatturava circa 35. Fatturava circa 35 milioni, quindi 35 milioni, esatto. è cresciuta nell'arco di 7 anni da 800.000 euro a 35 milioni. Esatto. Grazie proprio al cambiamento del modello di business, anche perché è bene comprendere che Gio.com non ha nulla di ciò che vende, nemmeno i prodotti dei nostri negozi fisici, perché quando parlo di nostri negozi parlo dei negozi della famiglia che sono fuori dal perimetro della Gio.com quotata. Non c'è Quindi, un inventory come ce l'aveva no, Yux, come ce l'avevano no. anche Luisa via come Roma, ce l'ha no? Luisa, come ce l'ha tutt'oggi Luisa. Esatto, esatto. Noi abbiamo un inventory teorica, per cui chiunque in questo momento navighi su Gio.com vedrà centinaia di migliaia di articoli Che poi in tra vendita. l'altro voi stessi fotografate, no? Assolutamente sì. Quindi oggi per entrare nel dettaglio un po' su come funzioniamo, noi No, aspetta, stabiliamo... ci Ok, arriviamo va bene. dopo, però quindi abbiamo detto nel 2020 abbiamo visto
che funzionava, e quindi abbiamo deciso di quotarci. Perché abbiamo deciso di quotarci? Abbiamo deciso di quotarci perché nel 2019 in realtà la quotazione, anche questo diciamo, è un momento di arrivo dopo un piccolo percorso che abbiamo intrapreso dal 2018, perché nel 2018 abbiamo capito che in realtà stavamo accelerando e potevamo continuare questa accelerazione in modo significativo, e quindi per la prima volta un'azienda di famiglia, perché comunque avevamo e in qualche caso abbiamo ancora la cultura dell'impresa di famiglia, ci siamo aperti al capitale con un'operazione di mini bond. Abbiamo emesso un mini bond che è stato sottoscritto da una SDR milanese che si chiama Zenith per 5 milioni di euro, che era una dotazione che ci serviva a nostro giudizio per accelerare in modo significativo verso la crescita. A noi servivano capitali per generare la nostra tecnologia, perché tutto quello che noi facciamo lo facciamo grazie a una piattaforma interamente proprietaria. Tutta la tecnologia è nostra, e quindi nel 2018 avevamo necessità di poter ottenere dei capitali che ci servissero ad accelerare la tecnologia e le operation. Nel 2019 è arrivato Equilibra, un fondo di investimento milanese che ha ritenuto di dover credere su Digi.com e ha investito acquisendo il 15% della nostra società. Questo ci ha consentito di restituire il mini bond. Di fatto non abbiamo usufruito perché abbiamo trovato i capitali grazie all'investimento di Equilibra. E poi nel 2020 probabilmente il Covid ha accelerato la percezione che in quel momento si aveva del mondo della moda e soprattutto del mondo del commercio elettronico, e quindi abbiamo ritenuto di dover approfittare di questa opportunità che si stava verificando e si stava presentando, che era quella appunto di una accelerazione da un punto di vista proprio della percezione della nostra industria. Certo, Nel dove 2020, dove il punto di riferimento ovviamente era Farfetch, no? esatto, Farfetch era cresciuto in modo significativo e il Covid aveva accelerato questa credibilità del mondo del commercio elettronico, perché come voi ricorderete nel 2020, quando ci siamo ritrovati tutti chiusi in casa, perché il Covid è stato un effetto mondiale, e tutto il mondo si è dovuto misurare con questa nuova, con le restrizioni che mai avevamo vissuto, che mai avevamo conosciuto, e il commercio elettronico ha immediatamente rappresentato un pezzo di futuro che si è presentato davanti alla porta invece in modo molto repentino. Esatto. Quindi sulla base di questo abbiamo detto ci quotiamo. Sulla base di questo abbiamo ascoltato degli advisor che ci hanno illustrato che cosa poteva fare la borsa per noi, e abbiamo deciso di quotarci, anche diciamo con degli altri obiettivi e con degli altri risultati di cui magari poi parleremo quando ci sarà, quando vorrai sapere del perché della borsa e soprattutto che cosa è No, fondata. no, parliamo adesso di questo. Allora, la borsa per me è stata una straordinaria maestra di scuola, Eh, perché noi in un tempo molto breve, ribadisco, in quelli che sono stati 5-6 anni, siamo passati da ad essere un'azienda di famiglia con la cultura familiare, dove le decisioni venivano prese a tavola la domenica con mamma e papà, a un'azienda che invece si doveva confrontare con programmazione, si doveva confrontare con pubblicazione, con una trasparenza verso l'esterno che non eravamo abituati a dare. Tipicamente l'imprenditore non racconta gli affari suoi in giro, invece noi ci siamo ritrovati a dover dare delle giuste, ragionevoli, legittime risposte a chi dall'altra parte stava credendo in noi, voleva investire in noi e faceva delle domande che non eravamo abituati a sentire. E quindi nel giro di pochi anni abbiamo dovuto cambiare mindset. Certamente la borsa ci ha aiutato moltissimo nel passare da un mindset familiare a un mindset invece di azienda strutturata. Quindi questo per noi è stata una crescita importantissima, e soprattutto ci ha dato credibilità, ci ha dato graniticità. Tu tieni conto, per esempio, ti do un esempio molto banale. In borsa italiana noi siamo il primo e-commerce
della moda quotato dopo You. Nella città di Palermo, che è la quinta città d'Italia, noi siamo la prima società nella storia della nostra città a quotare sul borsa italiano. Quindi la quotazione ci ha dato sicuramente una credibilità, ci ha fatto cambiare campionato, se vogliamo parlare in gergo calcistico, no? Diciamo che nei rapporti con i nostri colleghi negozianti noi non siamo più il negozio che ha l'e-commerce, ma siamo società quotata che fa e-commerce, che tra le altre cose ha anche dei negozi a Palermo. I rapporti Anzi, con i brand, la società non ha negozi. la società non ha negozi, Esatto. assolutamente no. Il Sì, rapporto con il brand è cambiato perché esatto. quando vai a parlare con il gruppo Kering, quando vai a parlare con Gucci, quando vai a parlare con Prada, quando vai a parlare con brand come Brunello Cucinelli, come Zegna, è chiaro che sederti da società quotata è molto diverso da sederti da i negozianti di Palermo che sono stati bravini e hanno fatto un bel e-commerce. Assolutamente, assolutamente. Per cui il vantaggio della borsa è stato questo e continua ad esserlo. Questo continua ad esserlo, ma io dico che il vantaggio della borsa è stato anche darci una via maestra da seguire proprio dal punto di vista di capacità di programmazione, capacità di creare delle connection e delle relazioni, capacità anche di reportistica, capacità di capire dove stavamo andando, capacità di comprendere che errori stavamo facendo, perché il confronto con l'esterno, il confronto con un investitore, come puoi essere tu Massimo, ma come sono tanti altri con i quali ci confrontiamo, non dico quotidianamente, sicuramente con grande frequenza, è un confronto che ci fa crescere, perché ascoltiamo punti di vista che magari prima non avevamo, ascoltiamo critiche che prima magari non arrivavano. E questo ci ha fatto crescere moltissimo. Io credo che tu possa essere testimone proprio perché ci hai conosciuto un po' acerbi nel momento dell'IPO, come magari siamo cresciuti nel corso di questi 4 anni, malgrado, diciamo, purtroppo il titolo poi è seguito un'altra strada, ma ne parleremo magari più avanti. Certo, certo. Prima di parlare del titolo, approfondiamo meglio con più dettaglio il modello di business. Quindi abbiamo detto, voi siete in mezzo tra il compratore e il venditore, che possono essere dappertutto. Noi abbiamo Quando... clienti dovunque nel mondo. Se Esatto. escludiamo le aree dove non c'è consentito vendere per ragioni geopolitiche, parlo di Russia, parlo di Nord Corea, parlo di Cuba e di poche altre, Siria, praticamente vendiamo dovunque. Siria, senti, praticamente vendiamo dovunque. no, avete tra l'altro un sistema molto affascinante che vi fa vedere, che ho visto nella vostra sede, che vi fa vedere in real time gli ordini che arrivano da tutto il Assolutamente, mondo. certo, certo. Quindi arriva un ordine di una Sì, persona di Hong Kong, voi sapete dove è è questo così, capo di vestiario, è sapete così. che è in una boutique a Milano. Allora, io partirei from the very beginning, cioè facciamo l'integrazione tecnologica con il nostro partner, per cui grazie a questa integrazione noi abbiamo evidenza di ciò che lui ha disponibile a magazzino. A quel punto noi sappiamo che l'articolo A lo abbiamo già individuato, schedato, fotografato, perché magari ce l'ha dato un altro partner, mentre l'articolo B per noi è nuovo. A quel punto noi creiamo uno slot di prodotti che intendiamo fotografare, perché dobbiamo arricchire il nostro catalogo, e quindi chiediamo al partner di inviarci questi fotografi. In realtà li ritiriamo noi questi prodotti, li ritiriamo nell'arco di 72 ore, arrivano nei nostri magazzini, vengono fotografati nel nostro shooting e vengono riconsegnati. Quindi a quel punto noi abbiamo tutte le informazioni che ci interessano e generiamo il nostro catalogo multimediale. Quindi tu navighi sul nostro sito, vedrai un prodotto e la taglia M possibilmente arriva da parte, la taglia L invece magari di parte ne ha tre, perché hai tre pezzi e sono tre disponibilità che noi
sappiamo essere presenti in 3 boutique diverse, una di Bari, una di Napoli, una di Aosta. A quel punto tu fai un ordine, ordini 3 articoli, uno per te, uno per tua moglie e uno magari per tua figlia. Noi riceviamo il tuo ordine e in tempo reale l'ordine viene scomposto in ogni singolo prodotto e ogni singolo prodotto viene assegnato a un negoziante che ci dà disponibilità di quel pezzo. L'assegnazione avviene attraverso un algoritmo nostro proprietario che individua il partner sulla base di una serie di fattori. Potrebbe essere la vicinanza al nostro magazzino, potrebbe essere il prezzo a cui lo compriamo, potrebbe essere la capacità del partner di evaderlo in un tempo corretto. Ci sono tutta una serie di fattori per cui noi privilegiamo un partner piuttosto che un altro. E a quel punto il prodotto viene trasmesso al partner da un punto di vista tecnologico e diciamo: guarda, questo prodotto l'abbiamo venduto. Tutto questo avviene nell'arco di secondi. Il partner ce lo conferma nell'arco di minuti e nell'arco della giornata, a seconda dell'orario o nella prima ora del giorno successivo, questo prodotto viene ritirato dal partner e viene portato all'interno della nostra logistica. Qui l'ordine viene ricostruito nella sua totalità, perché ci sarà un prodotto che arriva da Bari, un prodotto che arriva da Napoli, un prodotto che arriva da Aosta. Il pacco viene preparato per il cliente finale con i 3 prodotti. Il pacco ovviamente contiene soltanto i nostri sigilli, quindi il cliente fa l'ordine da Gio Massimo, hai fatto l'ordine su gio.com e tu non hai alcuna percezione di tutto quello che succede e tutto di ciò che io ho descritto. La nostra logistica prepara il pacco per Massimo, mette dentro i 3 prodotti che Massimo ha comprato. Massimo riceve un pacco per Giglio con il logo Giglio, con una fattura di Giglio. Nel giro di? Nel giro di 36 da 36 a 72 ore a seconda di qual è la tua destinazione, che non è necessariamente la distanza. Paradossalmente consegniamo più brevemente a Londra e a Tokyo piuttosto che a Cagliari o a Reggio Calabria. Dipende molto dai corrieri e dipende molto dai periodi. In questo momento, per esempio, i corrieri sono impazziti tra Black Friday e Natale, capite bene che ci sono dei ritardi che non dipendono necessariamente da noi, ma diciamo che chi compra il nostro prodotto, il tempo di consegna non è tra le cose più importanti che guarda. Certo. Guarda all'originalità del prodotto, guarda le garanzie, guarda i servizi che ottiene. Alla certezza di poterlo restituire, alla certezza di essere rimborsato nel tempo corretto. Quindi E qual è il vantaggio del compratore di comprare da Giglio.com piuttosto che direttamente nel negozio virtuale della marca a cui lui è interessato? Ma allora, intanto un cliente, diciamo, difficilmente naviga all'interno dei negozi dei monobrand.com per farsi un guardaroba. Un cliente normalmente naviga all'interno di e-commerce che sono, diciamo, più esperienziali, per cui magari vuole vuole dei suggerimenti, vuole essere emozionato da accostamenti, prodotti, immagini. Vuole Difficilmente, spaziare diciamo, tra diverse brands. assolutamente sì, al netto del fatto che su internet noi competiamo con la distanza di un click, vedi? Mentre un cliente che passeggia su via Condotti a Roma o su Monte Napoleone a Milano e poterlo intercettare significa che qualunque negoziante deve andarsi a mettere con un negozio lì. Sul web questo non accade, sul web siamo tutti a distanza di un click, quindi un cliente che sta cercando anche una maglia di Prada o un giubbino di Dolce & Gabbana e lo cerca su Google, lì competiamo a distanza di un singolo click, perché il cliente clicca di qui, poi clicca di lì, poi e allora lì sulla base dell'esperienza che il cliente ha all'interno del sito, capiamo che tasso di conversione abbiamo, capiamo come lo possiamo ingaggiare, capiamo come lo possiamo interessare. E
e normalmente il tasso di acquisto, per esempio, il numero di prodotti, il basket medio che ha un monobrand è un numero molto basso, perché sul Certo, monobrand tu compri un articolo e soltanto se sei interessato a quel determinato articolo. È chiaro che se tua moglie ti dice, sai Massimo, mi piace la borsa modello A1X22 di Bottega Veneta, tu scrivi A1/22, è facile che tu la possa comprare da Bottega Veneta. Ma se non è quello il tema, ma il tema è io, tua moglie, la Sherry vuole spaziare, vuole vedere quali sono le borse nuove, allora magari ha più senso che venga su un sito come il nostro, piuttosto che farsi il giro delle sette chiese e guardare tutti i monobrand che magari non hanno nemmeno quella disponibilità in quel momento. tra l'altro acquistando a prezzi simili. Assolutamente sì, noi non competiamo sul prezzo e sarebbe un errore farlo. Intanto perché diciamo i brand guardano con grande diffidenza le competizioni sul prezzo e noi non lavoriamo contro i brand, noi non c'è un pensiero di dumping di prezzo sul brand. Noi siamo dei rivenditori ufficiali, dei rivenditori autorizzati e vendiamo al prezzo che il brand suggerisce, perché il tema non è fare una concorrenza sull'euro, sulla sterlina, il tema è competiamo sul tipo di esperienza che io ti posso offrire. Certo. E su questo voi avete dei KPI molto interessanti perché nel corso degli anni la popolarità e i click sul sito sono cresciuti. Assolutamente sì, perché cresce il traffico cresce Tra- grazie a come ingaggiamo i nostri clienti. Noi, per esempio, nel corso degli ultimi anni abbiamo puntato moltissimo a creare un awareness di Geo.com. Noi abbiamo oggi, diciamo, dei criteri con cui scegliamo le nostre modelle, dei canoni estetici con cui realizziamo le nostre fotografie. Abbiamo un'immagine di mediterraneità molto forte perché questo è ciò che vogliamo trasmettere al nostro cliente. Siamo fortemente mediterranei, siamo fortemente italiani e questo vogliamo che diciamo, venga percepito dal cliente che atterra sulle nostre pagine. Adesso parliamo, quindi abbiamo capito la convenienza e l'interesse del cliente, del consumatore di usare il vostro sito. Parliamo un po' degli economics del business, cioè una Sì, volta che il cliente ha acquistato il suo capo,
ovviamente lui paga X, cosa succede a X? Questo è molto interessante perché in realtà, questo è un punto di forza del nostro modello, perché ovviamente vendendo noi soltanto a consumatori finali, soltanto online tramite carrello, significa che noi incassiamo istantaneamente all'ordine quello che il cliente sta pagando per i prodotti che vuole acquistare. Ma in realtà noi quei prodotti non li abbiamo, incassiamo il denaro, il corrispettivo della vendita e, come ti dicevo poc'anzi, un momento dopo assegniamo quella vendita a un negoziante. Eh, Ma quel prodotto noi lo compriamo fisicamente, quindi il negoziante nel momento in cui ce lo invia o nel momento in cui noi lo preleviamo il giorno dopo per poterlo poi consegnare al cliente finale, ce lo fattura con la fattura che mediamente ha un pagamento a 45 giorni. Qualcuno lo paghiamo a 30, qualcuno lo paghiamo a 60 a seconda di quelli che sono i rapporti commerciali o gli accordi con ogni singolo partner. Quindi noi per esempio abbiamo un networking capital che è sempre a nostro vantaggio. certo, certo, ma parliamo un po' di margini, quindi X, voi ricevete X e dovete dare Y. Sì, Pa- allora il nostro primo margine è cresciuto nel corso degli anni, oggi si attesta all'intorno del 30%. Tieni conto che quando ci siamo quotati, se non ricordo male, il primo margine quindi stava intorno al 22, voi incassate 100 e ne tratteniamo 30 e paghiamo 70. pagate 70 Esatto, al negozio da cui avete acquistato il capo. esattamente. Bene. Manteniamo circa il 30% di take rate, paghiamo con uno sconto del 30% al negoziante che ce l'ha venduto. Ma ti dico di più, anche durante i periodi delle promozioni avviene esattamente la stessa dinamica, cioè se noi paghiamo sempre sconto 30% rispetto al prezzo di battuta, sia che abbiamo venduto a prezzo pieno, sia che quel prodotto è inserito in un contesto di promozione o di saldo, che sono i periodi ordinari del nostro mondo. Quando a fine stagione comincia il periodo dei saldi, quei prodotti vanno in saldo, bene, in quel momento e anche in quel momento noi paghiamo sconto 30% sul prezzo che stiamo vendendo, sul prezzo di battuta. Quindi non sono saldi che fate voi, sono saldi che fa il commerciante e voi prendete No, il 30% di esatto. comunque. Esatto, noi facciamo delle piccole promozioni, delle CRM promozioni, quindi magari a qualche cliente VIP, qualche cliente che è all'interno di un contesto particolarmente premiante, allora lì possiamo fare noi delle micro promozioni e quelle ovviamente sono Certo, a nostro carico, ma rientrano in un contesto diciamo di marketing fatto one to one con una specifico cluster di clienti. sì. Vediamo, quindi abbiamo detto 100 diventa 30. Cosa succede a Esatto. 30 poi? 30 succede che con quei 30 noi Arriviamo agli altri costi in modo da capire poi perché ancora l'EBITDA è negativo. no, diciamo che con quei 30 mm. oggi siamo sostanzialmente a break even. Quindi Oggi siamo noi perché. oggi siamo sostanzialmente a break even, Quindi quindi che cosa utilizziamo, cosa altro dobbiamo pagare dai 30 per arrivare alla paghiamo, bottom line? paghiamo ovviamente il marketing, paghiamo Esatto. ovviamente le spedizioni, quindi il mondo dello shipping, incluso tutto quello che è il packaging. Paghiamo il nostro personale, paghiamo il costo dell'HR, paghiamo i costi generali. Noi, come ti raccontavo poc'anzi, siamo cresciuti sia a livello di persone, perché crescere di fatturato significa spedire più ordini, significa fare più fatture, significa aumentare la nostra amministrazione, significa aumentare il numero di resi, significa aumentare più merce, paghiamo tutto quello che riguarda, diciamo, questa crescita fisiologica del business. Eh, quindi tutto quello che sono costi fissi e costi variabili, sostanzialmente oggi siamo appunto a pareggio con il nostro fatturato, quindi col fatturato che abbiamo raggiunto
siamo sostanzialmente a break even. Quindi siamo partiti con un fatturato nel 2021, quando l'azienda veniva valutata 50 milioni, che Sì, che non era era di... che era di 37, così, che non Sì, era sufficiente a generare profitti a no. bottom line. Anzi, diciamo, noi abbiamo utilizzato parte dei proventi della borsa per accompagnarci in una crescita che oggi ci ha portato nel 2023, l'ultimo anno di bilancio consolidato, di bilancio chiuso, a circa 54 milioni di fatturato. Esatto. Per cui man mano che cresce il fatturato, crescono le economie di scala, i costi Esatto, fissi diventano sempre meno pesanti, per cui ci sarà un livello di fatturato cioè più o in meno quello che abbiamo futuro, raggiunto oggi. sì, che vi dà la parità, però ovviamente noi non vogliamo la parità, vogliamo fare profitti crescenti nel tempo. Per cui qual è l'idea, qual è il livello di fatturato che ci consentirà di far questo nel futuro? Io dico C, dico C perché siamo azionisti. Certo. Allora, io ribadisco sostanzialmente nel 2024 noi con un livello di fatturato che è un intorno di quello che ci siamo detti, chiaramente diciamo sono numeri che di cui non posso Certo, parlare, ma abbiamo raggiunto il punto di pareggio, ok. Quando questo lavorando punto, molto sui costi fissi e lavorando diciamo anche sul efficientamento dei costi variabili. certo, però questo è necessario ma non sufficiente, no? Perché ovviamente un'azienda ha bisogno di fare profitti, non solo di non Sì, perdere. è vero, però è anche vero che abbiamo conosciuto in quest'ultimo biennio anche una contrazione significativa della nostra No, industria. assolutamente, adesso ci arriviamo. Quindi abbiamo una dinamica strutturale di costi fissi che pesano sempre di meno man mano che il business cresce. Poi è chiaro che c'è una dinamica anche del business nell'ultimo anno, o sì, forse anche più di un anno, abbiamo visto un rallentamento del lusso che recupererà, no? Certo, Perché nella storia si è sempre visto. Qual è il livello, al di là delle fluttuazioni del mercato, qual è il livello di vendite che vi permetterà non solo di non perdere, ma di avere un rendimento sul capitale allora, quando positivo? quando noi diciamo, quando noi parlo noi di industria, parlo noi di mondo della moda e mondo dell'e-commerce, avremo superato questo momento di impasse, che poi magari ci torniamo un secondo su questo ragionamento, e torneremo a crescere. Io credo con le stesse velocità con cui siamo cresciuti nel corso degli ultimi 5 anni, questa azienda volerà. Questo è poco ma sicuro, anche perché, vedi, noi siamo una combo oggi di due debolezze, che sono il momento e-commerce e il momento della moda di lusso, che però più tardi di 2 anni fa era una combo di due grandi forze, perché fino al 2021-2022 tutti parlavano di e-commerce e tutti parlavano del mondo del lusso. Oggi probabilmente noi stiamo vivendo quel Covid che non abbiamo vissuto 2 anni fa, perché la gente che 2 anni fa non poteva andare al ristorante, non poteva farsi un fine settimana, non poteva viaggiare, non poteva dedicare un tempo e spazio alla cura del corpo, a una palestra, e l'unica cosa che poteva fare era comprare online e possibilmente roba per caso, roba per di abbigliamento, sostanzialmente ha cambiato priorità. Noi stiamo semplicemente vivendo oggi un momento di riequilibrio eh, di questo quadriennio, perché se guardiamo soltanto all'anno in valore assoluto, io credo che ce ne perdiamo un pezzo di storia. Noi dobbiamo guardare, a mio giudizio, a un periodo più lungo e capire cosa è stato prima, cosa è stato dopo, e Certo, poi dobbiamo guardare o dobbiamo rispondere con grande franchezza a un paio di domande.
ma chi può pensare che nei prossimi 10 anni l'e-commerce possa perdere nei confronti della vendita fisica? Chi può pensare che nei prossimi 10 anni il lusso non tornerà a essere il lusso come lo abbiamo conosciuto nei 10 anni passati? La verità è che il mondo della moda e la moda ha sempre avuto periodi di alti e bassi. Sempre stato un momento in cui la moda non è andata di moda. Io ricordo gli anni del 2008, gli anni della crisi, gli anni dei governi Monti, cioè, parlo per l'Italia, ma questo vale un po' dovunque. Quindi diciamo, Stai parlando cioè, nessuno può ragionevolmente immaginare che il mondo della moda o il mondo del lusso morirà. Il mondo del lusso può solo avere una ragionevole, verosimile, limitata battuta del resto. quindi quindi nei prossimi anni tu vedi una ripresa del business del lusso e un venire a fruizione degli investimenti fatti, quindi arrivare a un livello di profittabilità non solo a pareggio, ma Certo che no, è chiaro che nettamente positiva. nessuno di noi aspira al pareggio. Io credo, ma poi lascerò ad altri giudicare, io credo che aver ottenuto il break-even malgrado un momento di estrema difficoltà della industria, invece credo che sia una dimostrazione di grande forza della società. Sia dimostrazione che la Assolutamente. società sta lavorando bene, sta lavorando con cognizione di causa, è padrona dei flussi che governa, cioè è una società che è controllata e governata bene. Certo, poi voi avete avuto anche il problema di essere confrontati a Farfetch che ai tempi della quotazione aveva una valutazione straordinaria, valeva 11 miliardi di euro con un rapporto tra enterprise value e vendite di circa il 4, mentre il vostro, voi valevate 51 milioni, 50 milioni con un rapporto di circa 1. Esatto. Poi Farfetch ha fatto un pateracchio di sbagli, Eh, cosa che voi non avete e adesso è a zero, e adesso è a zero, è esatto. fallita, è stata comprata, eccetera. E la cosa assurda è che voi siete paragonati a Farfetch anche se non avete fatto alcuno degli sbagli fatti da Perché Farfetch, noi siamo anzi. paragonati a Farfetch nel modello di business, perché il modello di Farfetch è un modello simile al nostro. Io forse con un po' di presunzione dico che abbiamo corretto alcuni errori, a mio giudizio, poi veramente lascio ad altri per giudicare. Abbiamo corretto, a mio giudizio, alcuni errori che sono insiti nel modello di marketplace che adottava Farfetch, cioè Farfetch, nel momento in cui, e torna all'esempio di Massimo Fuggetta che fa l'ordine, nel momento in cui Massimo fa l'ordine di 3 articoli, Farfetch riceve l'ordine, lo incassa, eh, trasmette l'ordine ai suoi negozianti, ma poi lascia che sia il negoziante a evadere l'ordine per sommazione. Quindi questa cosa comporta almeno un paio di problemi. Uno, che Massimo riceve 3 pacchi e non uno. Due, che Farfetch condivide il dato del cliente con il negoziante e con Massimo condivide il dato del negoziante. Quindi entrambi disvelano il fatto che Farfetch in realtà è semplicemente una sorta di procuratore, ma poi Massimo ha la possibilità di rivolgersi direttamente al negoziante e il negoziante ha la possibilità di vedere chi è il cliente al quale Farfetch ha venduto. Noi questo non lo facciamo, noi non condividiamo i dati dei nostri clienti con i nostri negozianti, non li condividiamo con nessuno perché riteniamo che sia un asset fondamentale della nostra società. Certo, certo. Poi accenna un attimo agli errori di Farfetch che hanno determinato il fallimento, che non sono questi, sono altre cose. No, altro, allora, non voglio sembrare presuntuoso, io do Beh, è un dato la di mia fatto, no? opinione, La società è però fallita. io credo che Farfetch abbia fatto degli errori quando ha ritenuto di dover fare
qualcosa che non era nella sua mission. Ha comprato brand, ha comprato aziende di produzione, ha comprato altri marketplace di altre industrie, per esempio nel mondo del beauty. eh, Ha ritenuto, diciamo, di scendere in una competizione che non era la sua mission e che probabilmente è quello che l'ha fatto schiantare, almeno da quello che si evince dai bilanci, e quindi laddove è stata meno profittevole, lì dove ha generato più perdite di cassa e più perdite di redditività. Il bello e il brutto del mercato è che di essere quotati e che ovviamente hai accennato, hai descritto i vantaggi, ma gli svantaggi sono quelli di essere trattati dal punto di vista borsistico per incorporando considerazioni che sono irrilevanti nel vostro caso. È così, io me ne rendo conto. Spesso ci siamo trovati a confrontarci con investitori che ci hanno ascoltato, nel senso che hanno ascoltato le nostre spiegazioni anche su temi che non necessariamente sono agevoli per chi è fuori dal nostro mercato, ma la verità è che purtroppo poi ci confrontiamo anche con tutto il mondo retail che invece non sa nulla del nostro mondo, non sa nulla del nostro mercato e vive di sensazioni, di percezioni. Noi tra l'altro abbiamo anche la sfortuna, questa è una roba tutta nostra, diciamo, di una monimia inopportuna con una società che fa altro e che ha generato un po' di confusione sia nell'investitore, del piccolo investitore retail, ma anche talvolta in qualche investitore professionale. Sì, il tema è che mancano in Italia investitori istituzionali di lungo periodo che possano capire Giglio debba essere valutata per nel lungo periodo, quindi non deve essere trattata come un biglietto dalla lotteria. Massimo, noi facciamo Ecco. e-commerce e facciamo e-commerce. È chiaro che parlare di e-commerce nel pieno del Covid probabilmente c'erano delle valutazioni che erano, io immagino, esagerate, cioè perché qualcuno ha scoperto l'e-commerce soltanto per il Covid, no? Cioè noi ci siamo ritrovati tanti negozianti che non avevano mai creduto a internet. C'era ancora qualcuno nel 2019-2020 mi chiedeva: ma internet funziona? Cioè, ma come noi vendiamo sul web dal 1996 e tu nel 2020 mi chiedi se internet funziona? Qualcuno ha scoperto l'e-commerce nel 2020 e non parlo solo di e-commerce dell'abbigliamento, parlo di fare la spesa online. Certo. E quindi ragionevolmente forse c'è stata una sopravvalutazione dell'e-commerce nel mondo nel periodo del Covid. Così come oggi probabilmente c'è una sottovalutazione. Forse le cose andrebbero bilanciate un attimo. Certo, certo. Quello che poi ha avuto un effetto ancora più negativo in Italia sono stati i riscatti dei peer, perché ci sono stati fondi che hanno comprato Giglio come altre società piccole nel corso degli anni, specialmente nel 21 dove tutto sembrava volgere nel migliore dei modi. Poi quando sono cominciati i riscatti dei peer nel 22, proseguiti nel 23, anche quest'anno, visto i dati recenti Sì. anche del terzo trimestre, continuano i riscatti, è chiaro che le vendite forzate di società piccole nei portafogli grandi che si erano ingranditi per il successo iniziale dei peer sono stati disastrosi. Più piccola la società e più danno è stato recato sul prezzo completamente al di fuori della valutazione. Sono completamente d'accordo. Posso dirti che, a mio giudizio, forse proprio per la industria nel quale noi eravamo inseriti, noi nel 2021 siamo stati trattati da qualche fondo come gambling. Sì, 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 infatti adesso il punto è proprio questo, no? Che bisogna creare una domanda naturale di investitori di lungo periodo e qui il progetto CTP del fondo di fondi dovrebbe, che parte dall'inizio dell'anno prossimo, dovrebbe dare un impulso iniziale che però dovrebbe essere sostenuto anche da un rilancio dei peer. Qui lì ho fatto
delle proposte che possono essere lette su articoli Ho che ho letto, pubblicato su l'ho letto. LinkedIn, Sì, perché senza una domanda strutturale è chiaro che l'offerta di titoli di società che meritano una valutazione molto superiore di quella, a quella in cui sono ridotti al momento, necessita di investitori che adesso non ci sono. Il mercato, si dice sempre il mercato ha sempre ragione, ma io dico c'è bisogno che intanto che esista il mercato. Ma io queste, questa massima del mercato sempre ragione, ovviamente diciamo mi inchino al mercato, ci mancherebbe altro. Ritengo che nella nostra esperienza il mercato abbia ragione, ma questa diciamo, è una considerazione che mi no, ma tengo, il che punto è questo, che non c'è un mercato. Quando c'è un mercato così ristretto, così asfittico, dove basta un trade di qualche migliaio di euro per buttare il titolo giù anche del 10%, se non c'è, se non c'è un compratore che possa fare che possa compensare un venditore forzato, è chiaro che, che il prezzo del titolo non ha un'ancora, non ha un'ancora di valutazione. Per cui questo è un problema strutturale che deve essere risolto con la creazione di una... dal lato della domanda, non dal lato dell'offerta, perché dal lato dell'offerta ci sono e continuano ad arrivare società valide, ma se non ci sono compratori che fanno investimenti di lungo periodo e il titolo viene lasciato in balia di day traders, come dici tu, di sì. speculatori di breve periodo, è chiaro che non si va da nessuna parte. Vabbè, ma questo è un altro discorso. Va bene, senti, abbiamo parlato della società, parliamo un po' e anche parlato di te, della tua esperienza, ma vorrei chiederti cosa ti spinge a fare quello che fai, perché quello che fai pensi sia importante? Io sono innamorato del mio lavoro, sono innamorato della mia società, sono innamorato della tecnologia. Diciamo, io sono un innovatore inside, nel senso che eh, passo più tempo con i ragazzi dell'IT perché parliamo di intelligenza artificiale, parliamo di nuove tecniche che possono migliorare l'esperienza del cliente. Io credo moltissimo nella tech, e secondo me sarà ancora il cavallo di battaglia di queste società dei prossimi anni. State Perché guardando alla possibilità di utilizzare l'intelligenza artificiale? la stiamo già utilizzando almeno in un paio di aspetti. Per esempio nella descrizione delle schede prodotto. Siccome il nostro catalogo cresce e cresce a dismisura, perché noi continuiamo a mettere dentro partner, continuiamo a mettere dentro aziende, società, abbiamo la necessità di generare più schede prodotto possibili nel tempo più breve possibile, perché come tu sai il mondo della moda ha un momento in cui inizia la stagione, un momento in cui finisce la stagione, perché poi ne comincia un altro. Quindi noi abbiamo dei tempi molto limitati e tutto quello che noi non riusciamo a vendere all'interno di quella stagione lo buttiamo via, perché tu mi insegni nel mondo della moda, nel mondo del lusso, la stagione nuova significa altri prodotti, significa altre tendenze, significa altri articoli, altri colori, altro tutto. Quindi tutto ciò che noi non riusciamo a fare in un tempo molto breve significa una inefficienza da un punto di vista delle vendite. Se io banalmente i piumini non li riesco a mettere in vendita a settembre e li metto in vendita a novembre, è probabile che la stragrande maggioranza li vendano in saldo. Allora ho bisogno di accorciare i tempi in cui genero le mie schede prodotto in modo tale che possa presentarmi al cliente a settembre con il catalogo più ampio possibile. Io non ho 3 mesi di tempo. Certo, Allora certo. stiamo utilizzando l'intelligenza artificiale per generare più schede prodotto possibili, quindi significa abbinare i prodotti che i nostri negozianti ci danno in un tempo più breve e descriverli in un tempo più breve. Perfetto. Senti, l'obiettivo di questi podcast è dimostrare che dietro la società che sul mercato
come avevo detto, potrebbe essere trattato come un biglietto dalla lotteria, un titolo dove la gente guarda il grafico e non si rende conto cosa c'è dietro. L'obiettivo è dimostrare che dietro una società anche micro, perché stiamo parlando di società con un valore di mercato che al momento era già piccolo all'inizio, adesso è veramente minuscolo. Il Giglio è valutata dal mercato a circa 12 milioni di euro, con un fatturato che abbiamo detto E su è un 50? è un multiplo di questo, che è Es- è una cosa ridicola. No, e tra l'altro E, con 5 milioni di cash in cassa, cioè stiamo se- parlando davvero di una se- valutazione che... ecco, vorrei chiudere chiedendoti un imprenditore a cui tu fai riferimento, o anche una persona tu fai riferimento a cui ti ispiri. Allora, ho due grandi punti di riferimento. Uno è molto banale, ma è la verità, cioè mio papà, la mia famiglia, perché mio papà mi ha insegnato la cultura del lavoro, mi ha insegnato la cultura della precisione, della puntualità, della correttezza, della trasparenza, la cultura del cliente, che resta, diciamo, un faro illuminante. Papà, che oggi ha 85 anni e che lavora ancora in azienda, è stato probabilmente il più grande ostacolo nella crescita di Gio.com, perché era una persona che lavorava nel mondo del negozio, del commercio da quando ne aveva 17, e quando io nel 1996 ho detto papà, ma noi dobbiamo vendere online, mi ha detto io ti voglio bene, ma tu stai perdendo tempo, questa cosa non funzionerà mai, perché non esiste che qualcuno possa comprare un vestito senza provare, possa comprare delle scarpe senza sapere come vestono. Quindi è stato chi ha creduto in me di meno in assoluto su ciò che oggi stiamo facendo, ma di contro è stato quello che ha creduto di più in me. Cioè è stato uno che mi ha sempre detto io non credo minimamente in ciò che fai, però mi fido di te, tu pensi che lo dobbiamo fare, facciamolo. E quindi per me resta un faro illuminante, la sua integrità, la sua dedizione al lavoro, ti ribadisco, 85 anni e qua in giro, e tu l'hai conosciuto, e quindi sai di che parli. E poi se devo guardare un maestro internazionale, anche lì è molto banale, ma insomma, per me Steve Jobs resta il genio della tecnologia, resta il genio dell'azienda, resta il genio dell'innovazione, è colui il quale guardo, leggo la biografia, leggo i suoi libri, leggo perché davvero dico è uno che è riuscito a cambiare il mondo. Bene, grazie Giuseppe. Grazie, grazie mille Massimo. Chiudo con due osservazioni. La prima è che abbiamo fatto una chiacchierata con Giuseppe Giglio, CEO, amministratore delegato di Giglio.com, ma niente di tutto questo deve essere interpretato da un ascoltatore come un consiglio di investimento. Abbiamo parlato della società, abbiamo fatto le nostre valutazioni, ma sta all'ascoltatore fare le sue valutazioni e comportarsi di conseguenza. La seconda osservazione è che se questa conversazione vi è piaciuta, la mia preghiera è quella di sottoscrivere il canale e diffonderlo in modo che possiamo nel futuro svilupparlo e fare altre conversazioni simili e propagare l'obiettivo che noi stiamo cercando di promuovere, di far conoscere e di far toccare con mano le eccellenze imprenditoriali italiane quotate sul mercato dell'EGM. Grazie. Grazie Massimo.